Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. La cucina con isola è il sogno di molte persone. Se è anche il tuo, sei nel posto giusto. Oggi infatti voglio darti alcune idee per progettare l'isola ideale per te. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Solitamente si opta per una cucina con isola quando si ha un open space cucina living e l'isola è quell'elemento che da un lato divide otticamente le due funzioni, dall'altro permette a chi cucina di potersi relazionare con familiari e ospiti che fossero nel living. Non è necessario avere una casa dalle dimensioni generose per poter progettare la cucina con isola, ma perché questa possa essere davvero funzionale bisognerà studiare bene gli spazi. L'isola può essere studiata solo come elemento contenitivo in più, con rispettivo piano di lavoro e magari piano snack, oppure come una vera e propria postazione operativa con lavabo e o fuochi. Il secondo caso sarà possibile però solo se si farà una vera e propria ristrutturazione, perché bisognerà predisporre attacchi e scarichi. Un'isola che abbia sia lavabo che fuochi ovviamente avrà delle dimensioni più grandi di una che non abbia niente o ne abbia solo uno dei due. Le dimensioni per una cucina attrezzata con entrambi gli elementi dovrà essere lunga almeno 2 metri e una profondità di almeno 120 cm per risultare funzionale. Un'isola che abbia solo i fuochi o solo il lavello invece potrà essere un po' più corta fino ad arrivare ai 90 cm consigliati per un'isola che sia solo da piano di appoggio. L'isola senza elettrodomestici potrà anche essere più stretta, limitandosi alla profondità del mobile, ovvero 60 cm. Per scegliere la dimensione giusta dell'isola bisogna tenere presente anche le distanze minime rispetto agli altri elementi. Se ai lati ci sono i muri, la distanza richiesta è di 85-90 cm per lasciare che il passaggio intorno all'isola sia comodo. La distanza invece dell'isola rispetto alla cucina, quindi ad altri mobili, è di 100-120 cm, in modo che sia semplice anche l'apertura di ante e cassetti. L'altezza dell'isola invece sarà come l'altezza delle basi della cucina, quindi 85-90 cm. A seconda di grandezza e forma dell'ambiente, la cucina dietro all'isola potrebbe avere tre forme: lineare, a L o a U, esattamente come se l'isola non ci fosse. Avere un'isola, soprattutto se operativa, darà la possibilità di avere più armadiatura, magari con elettrodomestici ad incastro e quindi più spazio per riporre. Il piano cottura, lavello e piano d'appoggio infatti possono essere concentrati esclusivamente sull'isola. Naturalmente anche gli elettrodomestici come forno e lavastoviglie possono essere integrati nell'isola per renderli ancora meno visibili. Che sia un'isola solo con piano di appoggio o che sia operativa, questa zona dovrà essere adeguatamente illuminata. Puoi decidere per una illuminazione discreta, quindi con dei faretti incassati in una controsoffittatura, oppure una serie di lampade a sospensione magari messe in egual distanza. Se l'isola non è troppo grande, puoi anche decidere per un bel lampadario scenografico. Nel caso in cui avessi il piano cottura, sia esso a gas o a induzione, dovrai anche pensare alla cappa e ci sono tre possibili soluzioni: integrata nel top, ovvero un elemento a scomparsa da attivare a seconda delle necessità; integrata nel piano cottura, ovvero la ventola della cappa è collegata al di sotto del piano di lavoro, quindi del tutto invisibile;
oppure mettere una cappa classica. Questa potrebbe essere integrata in un ribassamento fatto in cartongesso oppure freestanding, magari utilizzando una cappa di design. Un'altra cosa da tenere presente è quella di prevedere di avere una presa a scomparsa sul piano di lavoro. Sarà funzionale se qualche volta dovessi usare per esempio il computer. È raro vedere un'isola che sia solo operativa o piano di lavoro. Nella maggior parte delle volte si usa una parte per poter mangiare, l'angolo snack. Anche qui, a seconda delle dimensioni, questa parte si può studiare in vari modi. Può essere un'estensione del top in profondità, ovvero allungare il top di almeno 45-50 cm in modo da poter avere uno spazio sufficiente per le gambe. Allungare il top su un lato, questo permetterà di potersi sedere magari in entrambi i lati. Oppure mettere un'estensione leggermente rialzato, e questo rialzo può essere fatto con lo stesso materiale del top, oppure può essere fatto con un materiale diverso anche per differenziare visivamente le due funzioni. In tutti questi casi bisogna ricordare che il piano d'appoggio sarà ad un'altezza 85-90 cm o qualcosa in più se lo si fa rialzato, quindi bisognerà cercare delle sedute adatte per poter arrivare comodamente a questo tavolo. Le sedute alte però potrebbero risultare scomode. In questo caso si potrà studiare un ripiano che sia più basso, ovvero all'altezza del tavolo, circa 75 cm. Lo si può fare poco profondo, di circa 50 cm, se si vuole avere solo per la colazione o per uno snack veloce, ma a questo punto si potrebbe integrare direttamente il tavolo da pranzo. Nel caso la cucina fosse piccola, bisogna per forza rinunciare all'isola? Magari non si potrà avere un'isola grande o operativa, ma ci sono delle soluzioni alternative che possono comunque risultare valide. La prima è quella di creare una penisola anziché un'isola, ovvero avere un lato che appoggia al muro come prolungamento angolare della cucina. Questo farà risparmiare gli 85-90 cm che sono necessari per il passaggio. In caso sia proprio necessario qualcosa di più piccolo, trovi in commercio mobili o carrelli che possono tranquillamente fungere da piccola isola. Se poi avessero le ruote sarebbero anche facilmente spostabili a seconda delle necessità. Nulla vieta poi di creare tu stesso una piccola isola, per esempio hackerando qualche mobile IKEA. Trovi davvero tante idee online. Non sarà un'isola vera e propria, ma resta un elemento contenitore, per non parlare di un piano di lavoro e appoggio in più, e in cucina non guasta mai. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre. Prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato con me. A presto, ciao!